Multisplit o monosplit? Dipende. Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, prima di iniziare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina e di sostenermi con un bel like e poi commentate più che potete. Bene, la domanda che mi viene fatta più spesso è quella di chiedere se una persona ha una casa dove deve mettere più climatizzatori, quindi non uno solo, se conviene di più mettere un monosplit o mettere un multisplit, quindi una macchina esterna con più unità interne all'interno della casa. Bene, qui vi dico dipende. Perché dipende? Dipende da tantissimi fattori. Se andiamo a vedere un fattore estetico, il fattore estetico di sicuro conviene il multisplit perché abbiamo una macchina esterna, cioè un'unica unità esterna collegata alle varie unità interne e quindi per quel che riguarda l'estetica di sicuro è meglio il multisplit. Poi il discorso dei consumi e anche lì dipende perché se voi tenete acceso sempre tutti i climatizzatori tutto il giorno, oppure, cosa che io consiglio perché i motori inverter funzionano così, vi conviene sempre tenere acceso tutto il giorno il climatizzatore, perché? Perché loro fanno un'accelerata e poi stabilizza. Allora all'inizio quando parte la macchina esterna, se abbiamo ad esempio un multisplit a due unità esterne, consuma intorno ai 1800 watt, 2000 watt ora. Perché questo? Perché sta accelerando e sta portando a temperatura. Una volta che ha stabilizzato, poi dipende dal climatizzatore, comunque andiamo su consumi dai 150-200 watt per due unità anche a 400-500, dipende sempre dalla classe energetica. Quindi perché vi dico per il consumo? Perché se invece noi abbiamo un multisplit, lui parte 2000 watt con la macchina esterna. Se abbiamo un monosplit, ma ne abbiamo 2, 3, dipende da quanto ce ne serve, ogni macchina che parte esterna consuma 1500-1600, quindi significa che se io accendo tutti e tre i climatizzatori allo stesso momento avrò 1500 più 1500 più 1500, non c'è un sistema che mi dice no, tu lavora di più, tu lavora di meno, cosa che invece succede col multisplit. Quindi i consumi, per quanto riguarda i consumi, e se le accendiamo in tutta la casa, vi consiglio sempre di mettere un'unità esterna con tante unità interne. Invece, se dico no, io ogni tanto accendo su una stanza, poi accendo in un'altra, poi in un'altra ancora, vi consiglio di più un monosplit. Ma quali sono i svantaggi del monosplit? Il monosplit è che se non abbiamo spazio esterno dove mettere le nostre unità esterne, che sono grandi più o meno come un multisplit, devo avere tre unità esterne se ho un trial, per dire voglio mettere su tre stanze, quindi tre unità esterne e non una unica. Il vantaggio però di queste cose qua qual è? Che ogni macchina è indipendente dall'altra. Se mai dovesse rompersi l'unità esterna, sappiamo che le altre due funzionano ancora. Quindi per questo vi chiedo e vi dico, non c'è una regola giusta per il multisplit o il monosplit, ci sono in base alle esigenze che ha una persona. E le esigenze della persona sono diverse ognuno dall'altro, dipende se è una famiglia numerosa, se non è numerosa, quante stanze devono fare e tutte queste cose qua. Per quanto riguarda il costo, beh, il costo di installazione di sicuro di un multisplit è più basso, perché dobbiamo tirare solo i tubi a quell'unità esterna, mentre di là l'unità esterna ognuna deve avere la sua unità esterna e quindi ognuno deve avere la sua staffa, ognuno deve avere il suo supporto, eccetera. Quindi, torno a ripetere, non ci sono delle regole fisse, dipende sempre dalla casa come è fatta, dalle esigenze della persona, eccetera. Secondo me, in conclusione, da dire, a mio parere, se avete fino a due stanze, conviene il monosplit. Se avete più di due stanze, quindi dai 3, 4, 5, vi conviene sempre un multisplit, così almeno. L'unica cosa è che se un domani mi si rompe la macchina esterna oppure devo andare a sostituire la macchina esterna, sapete che dovete cambiare tutto quanto. Quello è lo svantaggio più grande, ma ad oggi si cambiano dopo tanti anni. Comunque sono sempre molto più efficienti gli ultimi climatizzatori che ci sono adesso. Dovete far conto che io l'altro giorno ho acceso tutte e quattro le macchine, quindi con due multisplit. Ecco, può essere anche questa una soluzione, tipo casa mia hanno fatto due multisplit. Perché? Perché non potevano mettere l'unità esterna, un'unità esterna con quattro
interne, non c'era proprio la disponibilità, dovevamo fare un giro di tubi impressionante, quindi abbiamo messo 2 multisplit, può essere anche quella la soluzione, quindi non un monosplit, non 4 monosplit, ma 2 multisplit, 2 dual, in modo da mettere diverso. Quindi ognuno ha le sue esigenze, non c'è il giusto e sbagliato, dovete far conto, calcolate bene che se mettete 4 macchine singole esterne e accendete il climatizzatore tutti insieme, lì sono 1500 più 1500 più 1500 più 1500 watt che stanno consumando per i primi 10 minuti, un quarto d'ora, quel tempo che si mette per stabilizzare la temperatura. Signori, spero di essere stato chiaro, che il video vi sia piaciuto, era giusto per dare una delucidazione, perché tanti mi chiedono qual è la regola? Non c'è una regola, c'è in base all'esigenza, come per tante altre cose che si acquista in base alle esigenze di una famiglia, anche questa va presa in base alle esigenze della famiglia, in base anche alle dimensioni della casa e alla possibilità, comunque bisogna portare dei tubi con una canalina, a meno che non sia già predisposto, e bisogna comunque fare un bel tragitto. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!